Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro Hosa o circolo di discussione del Dharma. Adesso iniziamo, recitiamo insieme tre Odaimoku, grazie. Nam myoho renge kyo, Nam myoho renge kyo, Nam myoho renge kyo. Grazie. Allora, cari amici di Dharma, oggi vorrei condividere e poi discutere insieme a voi perché facciamo cosa? Un insegnamento molto importante del Sutra del Loto che in realtà racchiude l'essenza del nostro cammino spirituale. Come vedete, sullo sfondo, questa è una frase tratta dal capitolo 25 del Sutra del Loto, portale universale del Bodhisattva, percettore della voce del mondo, che recita: esporrò brevemente. Ascoltare il nome, vedere il corpo e meditare con la mente costantemente potrà estinguere tutte le sofferenze dell'esistenza. Allora, queste parole in realtà non sono difficili, sono abbastanza semplici da capire, ma rivelano la struttura portante della nostra pratica. E dobbiamo ricordare che non sono delle istruzioni per un rituale, ma le dobbiamo prendere come se fossero una vera e propria mappa che ci guida alla trasformazione della nostra relazione con il Dharma e di conseguenza alla trasformazione della nostra vita. Questi sono tre aspetti della pratica. Vediamo, seguiamo il testo del capitolo 25. Il primo aspetto è ascoltare il nome. Ascoltare il nome non vuol dire soltanto udire un suono, cioè ascoltare il nome di un Buddha o di un Bodhisattva vuol dire studiare profondamente i suoi insegnamenti. Corrisponde all'azione di aprire la mente alla saggezza che è trasmessa. Se prendiamo come esempio il nostro fondatore Nichiren Daishonin, ascoltare il suo nome, cosa vuol dire? Immergersi nei suoi scritti, nelle sue parole, per comprendere il messaggio essenziale. Poi c'è il secondo aspetto della pratica, cioè vedere il corpo. Chiaro? Questo ovviamente va oltre la visione del corpo fisico, significa osservare le azioni, la condotta vissuta, in che modo ha praticato, come ha incarnato il Dharma nelle sfide della vita. Sempre per prendere come esempio il nostro fondatore, vedere il corpo significa osservare contemplando tutti i 61 anni della sua esistenza, la sua determinazione incrollabile, il suo coraggio di fronte alle persecuzioni, la sua grandissima compassione. È proprio la via del Buddha che si è manifestata come essere umano. Poi il terzo aspetto della pratica, meditare con la mente, che nella traduzione del Sutra del Loto è, spesso la leggiamo come pensa a lui, riferito al Bodhisattva Kannon. E qui entriamo proprio nel cuore della pratica, cioè contemplare significa riflettere profondamente sullo stato interiore, sull'intenzione, sulla determinazione che hanno guidato a determinate azioni. Qual era la sua mente quando affrontava le difficoltà? Qual era la sua compassione quando insegnava? E questo è proprio il ponte, attenzione, che collega l'esterno all'interno, cioè l'azione alla motivazione. Tante persone oggi riducono la fede a una semplice richiesta. Per favore fammi guadagnare, per favore fammi avere un lavoro nuovo, per favore fammi guarire dalla malattia. Ma questo, soprattutto quando sento parlare i buddisti, purtroppo di tradizione Nichiren, sento sempre più racconti
di grandissimi ottenimenti mondani e raramente, quasi mai, di meriti che hanno nutrito l'esperienza spirituale. Ma i sutra non insegnano questo. La vera fede non è un bancomat. Se manca anche soltanto uno di questi tre pilastri che ho appena elencato, cioè se non studiamo, se non osserviamo la pratica vissuta, se non meditiamo sullo spirito che è l'anima, la nostra fede rimane proprio superficiale, diventa più o meno poi una semplice superstizione. La vera devozione, che può essere verso il Buddha Shakyamuni, che può essere mostrata verso Kannon, verso il nostro fondatore, in realtà richiede un impegno integrale, totale, cioè non è un'adorazione passiva, ma un coinvolgimento totale della nostra persona, l'intelletto, l'azione, il cuore. Adesso ho spiegato la teoria di questi tre aspetti della pratica, va bene? Descritti in questa frase del capitolo 25 del Sutra del Loto. Adesso però vediamo che in questa frase così breve è descritto anche il metodo e anche il risultato. Qual è il metodo? La parola da imprimere nella mente è costantemente, che corrisponde a non sprecare l'esistenza in futilità. Se viviamo le nostre giornate con negligenza, distratti, allora la pratica rimane sterile, ma se ci impegniamo con tutto il cuore, prendendo come modello le virtù del Buddha, dei Bodhisattva, riflettendo sulle loro azioni e meditando sulla loro mente, allora la nostra pratica potrà davvero trasformare la nostra vita. Ho detto del metodo. Il risultato anche è scritto in questa frase del capitolo 25. Vedete come una frase così breve ha così tanti concetti importanti. Abbiamo detto, la teoria sono i tre aspetti, il metodo, l'ho appena detto, il risultato sarà in grado di eliminare tutte le sofferenze. Cosa significa eliminare o estinguere le sofferenze? Da un punto di vista superficiale potremmo pensare ai pericoli fisici, cioè come è descritto proprio in questo capitolo 25, no? Per esempio, non bruciare nel fuoco, non annegare nell'acqua, cioè non ricevere delle difficoltà fisiche proprio. Ma il significato più profondo è un po' diverso, cioè si tratta di purificare la mente, perché la radice di ogni sofferenza è l'illusione. Se cerchiamo solo di sfuggire a delle singole sofferenze senza affrontare la causa interiore, è come tagliare le erbacce in superficie senza estirpare la radice. Che succede? Che le erbacce tornano. La vera liberazione avviene quando proprio strappiamo la radice, estirpiamo l'illusione stessa. Allora, se facciamo così, anche in circostanze difficili, la nostra mente rimane salda, senza agitazione, senza paura. Anche la protezione dai pericoli esterni non è solo un miracolo esteriore, va bene? Ma è il riflesso di una mente che, radicata nella fede, non vacilla più. È la pace interiore che diviene la nostra forza. E questo è il risultato della pratica basata su questi tre aspetti della teoria e applicati attraverso questo metodo di cui ho parlato. Va bene? Quindi non accontentiamoci di una pratica frammentaria. Impegniamoci a ascoltare il nome, cioè studiare gli insegnamenti, vedere il corpo, osservare la pratica vissuta e contemplare la mente, cioè meditare sullo spirito che la guida. Solo in questo modo la fede non sarà vana e solo così potremo veramente estinguere le sofferenze affrontandole alla radice, cioè nella nostra mente.
Va bene, per oggi è tutto, vi ringrazio per avermi ascoltato. Recitiamo Daimoku 3 volte. Nam myoho renge kyo. Nam myoho renge kyo. Nam myoho renge kyo.